Ben ritrovati amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati sul campo per osservare dall'alto con i nostri droni l'evoluzione della caldera dei Campi Flegrei. Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: documentare ciò che accade realmente, mostrando immagini raccolte direttamente sul territorio e seguendo giorno dopo giorno l'evoluzione di uno dei sistemi vulcanici più monitorati al mondo. Sotto i nostri piedi, la caldera continua infatti a essere interessata da fenomeni complessi. Il suolo continua lentamente a deformarsi, la sismicità non si è fermata, i fluidi idrotermali continuano a circolare nel sottosuolo e i gas vulcanici risalgono costantemente verso la superficie, seguendo percorsi che possono modificarsi nel tempo. È proprio per questo che il monitoraggio continuo è fondamentale. Solo osservando quotidianamente tutti i parametri possiamo comprendere come il sistema stia evolvendo. Come sempre, un caloroso saluto a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno attraverso le nostre webcam in diretta 24 ore su 24, a chi monitora insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutti coloro che hanno scelto di informarsi attraverso immagini reali, osservazioni dirette e monitoraggi costanti effettuati sul campo. Oggi, 27 giugno 2026, abbiamo alzato i nostri droni per monitorare lo stato delle principali fumarole della caldera. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. Anche oggi il quadro che abbiamo osservato è particolarmente interessante. La fumarola si presenta con emissioni di vapore vulcanico estremamente ridotte e con una pressione decisamente inferiore rispetto a quella che osservavamo fino a poche settimane fa. È ormai da diversi giorni che questa situazione continua a ripetersi. Proprio in questi giorni, però, stiamo assistendo anche a un aumento della microsismicità e a uno spostamento di numerosi epicentri verso l'area di Montenuovo e Bacoli. Questo comportamento può essere spiegato dal fatto che il sistema idrotermale dei Campi Flegrei è estremamente dinamico. Quando in alcune fumarole principali osserviamo una diminuzione della pressione e delle emissioni visibili, non significa necessariamente che l'energia del sistema stia diminuendo. Al contrario, una parte dei fluidi e dei gas può trovare nuove vie di risalita attraverso fratture differenti del sottosuolo, trasferendo la pressione verso altri settori della caldera. Quando questi fluidi pressurizzano nuove zone, aumentano le sollecitazioni sulle rocce, che possono fratturarsi, dando origine a sciami sismici e terremoti localizzati anche a diversi chilometri di distanza dalle fumarole che stiamo osservando. È proprio per questo motivo che oggi stiamo seguendo con grande attenzione l'evoluzione dell'area compresa tra Montenuovo e Bacoli. Abbiamo quindi misurato la temperatura della fumarola Pisciarelli, che oggi risulta pari a 110,2 gradi Celsius. Come sempre vi mostriamo a schermo anche il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara, dirigendoci verso la fumarola Bocca Grande. Anche qui abbiamo osservato una situazione molto simile dal punto di vista visivo. Le emissioni di vapore risultano molto contenute e anche la pressione appare decisamente più bassa rispetto ai periodi di maggiore attività superficiale. Pur non essendo direttamente collegate tra loro, entrambe le fumarole stanno mostrando nello stesso periodo un comportamento che merita di essere seguito con estrema attenzione. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta pari a 186,1 gradi Celsius. Come sempre vi mostriamo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti, così da poter confrontare l'evoluzione dell'attività termica nel tempo. Abbiamo poi sorvolato anche le storiche pozze di fango presenti all'interno del cratere della Solfatara, che risultano ancora completamente asciutte. Un'immagine che continua a impressionare e che conferma come il sistema idrotermale stia attraversando una fase particolare, caratterizzata da importanti modifiche nella circolazione dei fluidi sotterranei. Nel frattempo, noi cittadini di Pozzuoli stiamo vivendo anche una situazione estremamente difficile sotto il profilo dei servizi essenziali. Da circa 40 giorni, gran parte della zona alta della città continua a fare i conti con un gravissimo problema di approvvigionamento idrico. Per molte abitazioni l'acqua arriva solamente durante la notte e spesso con una pressione insufficiente.
In piena estate, con temperature elevate e un fabbisogno idrico sempre maggiore, questa situazione sta diventando ogni giorno più difficile da sostenere. Come se non bastasse, continuano a verificarsi frequenti blackout elettrici che aggravano ulteriormente i disagi per famiglie e attività commerciali. È inevitabile chiedersi come sia possibile che dopo oltre 40 giorni una situazione così delicata non abbia ancora trovato una soluzione definitiva. I cittadini hanno diritto ad avere risposte concrete e tempi certi. Per quanto riguarda invece l'evoluzione della caldera, continueremo a monitorare con la massima attenzione ogni variazione. I campi Flegrei ci hanno insegnato che il sistema può cambiare rapidamente e che ogni parametro deve essere interpretato insieme agli altri. Deformazione del suolo, sismicità, emissioni di gas, temperature fumaroliche e attività idrotermale fanno tutti parte dello stesso grande mosaico che gli scienziati osservano quotidianamente. Noi continueremo a fare la nostra parte, portandovi ogni giorno immagini reali raccolte direttamente sul territorio, senza sensazionalismi inutili, ma senza mai abbassare la guardia. Perché conoscere ciò che accade significa essere cittadini più consapevoli. Grazie di cuore a tutti voi che ogni giorno sostenete Solfatara News, a chi segue le nostre dirette, a chi condivide i nostri video e a chi, con il proprio supporto, ci permette di continuare questo monitoraggio indipendente dei campi Flegrei. Se il video vi è stato utile, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Noi continueremo a sorvolare ogni giorno la Solfatara, Pisciarelli e tutta la caldera per documentare ogni cambiamento, anche il più piccolo. Un grande saluto da Solfatara News. Grazie per averci seguito e ci vediamo nel prossimo monitoraggio dai campi Flegrei.